Brescia e Bergamo si guardano da 50 anni e da secoli non si sopportano. La rivalità tra le due città è un tradizionale campanilismo della Lombardia, una competizione che affonda le radici in confini contesi, in appartenenze politiche opposte, in caratteri che si somigliano abbastanza da non potersi ignorare e si differenziano abbastanza da non potersi capire. Nel 2023 il Ministero della Cultura le ha nominate insieme Capitale Italiana della Cultura, mettendo i due storici rivali a condividere un palco. I bresciani e i bergamaschi hanno accettato con buona grazia. Non erano troppo convinti. In questo video non diciamo quale delle due è più bella. È una domanda che non ha senso fare tra pari. Diciamo invece cosa vi dà l'una che l'altra non può darvi e cosa perdete scegliendo l'una invece dell'altra. La prima differenza, come si presentano. Bergamo si capisce a colpo d'occhio. La città alta, arroccata sulla collina con le mura veneziane intorno, raggiungibile in funicolare, medievale e pittoresca. È una di quelle visioni urbane che si imprimono nella memoria al primo sguardo. Sai immediatamente dove sei, sai immediatamente cosa stai guardando, sai immediatamente che è bello. È una città che si vende da sola. Brescia non funziona così. Ha anche lei una collina con il suo castello, ma non organizza la città intorno a quel punto come fa Bergamo. Il centro storico si sviluppa in piano, senza un asse visivo dominante che lo riassuma dall'esterno in un'unica inquadratura. Il bello di Brescia si trova camminando, cercando, scendendo sotto il livello della strada. Brescia è una meta tutta da scoprire che stupisce con i suoi resti di epoca romana. Uno dei più importanti siti UNESCO della Lombardia. Ma questa scoperta richiede uno sforzo che non tutti i turisti sono disposti a fare. Questa differenza non è un giudizio di valore, è una differenza di approccio. Bergamo premia chi arriva, Brescia premia chi cerca. La storia. Stessa dominazione, due caratteri diversi. Entrambe le città sono state veneziane per secoli. Brescia dal 1426, Bergamo dal 1428. Entrambe hanno ricevuto da Venezia la stessa architettura, gli stessi istituti, gli stessi privilegi commerciali. Bergamo e Brescia erano città veneziane e appartenendo ad un territorio in cui vigevano le stesse regole, era naturale la trasfusione da un luogo all'altro di imprenditori. Eppure, il carattere che ne è uscito è diverso. Bergamo è diventata la città del commercio di qualità, del borgo medievale curato, di una borghesia che sa fare e sa anche mostrarsi. Brescia è rimasta più industriale, più operaia, più severa, una città che produce acciaio, armi e meccanica di precisione, che ha dato i natali alla mille miglia, che non sente il bisogno di compiacere chi la guarda dall'esterno. Bergamo e Brescia vivono da secoli di quel campanilismo che accomuna molte città italiane e che affonda le radici in fatti sanguinosi e in antiche dispute di confine. Allo stesso tempo, le cose che le uniscono sono molte più di quelle che le rendono distanti. Forse proprio per questo si sono sempre guardate con diffidenza. È difficile sopportare chi ti assomiglia troppo. L'arte. Profondità contro immediatezza. Bergamo ha l'Accademia Carrara, una delle pinacoteche più importanti del nord Italia, con Mantegna, Botticelli, Raffaello, Lorenzo Lotto e una sala intera dedicata a Giovanni Battista Moroni. Ha la Cappella Colleoni, gratuita e straordinaria. Ha Piazza Vecchia, che Le Corbusier definì la piazza più bella d'Europa. È un'offerta artistica che si fruisce camminando, senza bisogno di sapere troppo, con il semplice piacere visivo come guida. Brescia ha qualcosa di più raro e di più difficile da comunicare. Ha la Vittoria alata, un bronzo romano del I secolo d.C.,
alta quasi 2 metri, probabilmente nascosta per salvarla dalle invasioni barbariche di Goti e Unni, e che fu ritrovata nel 1826 provocando una risonanza culturale in tutta Europa. Ha il parco archeologico di Brescia Romana, tra le rovine d'epoca romana più importanti e meglio conservate del nord Italia, con il Capitolium che ha ancora le colonne in piedi. Ha il Museo di Santa Giulia, che raccoglie oltre 1 millennio e mezzo di storia, dall'età romana al Rinascimento, in un complesso monastico dove sono sovrapposte architetture romane, longobarde, medievali e rinascimentali. L'arte di Bergamo si gode, l'arte di Brescia si studia, ma quando si capisce lascia un segno più profondo. La Vittoria Alata è un'opera di livello mondiale che pochi italiani conoscono davvero. Non è colpa loro. Brescia è stata storicamente meno orientata alla promozione perché non è il tipo di città che si pubblicizza volentieri. Il centro storico, compatto contro stratificato. Bergamo Alta si attraversa facilmente in poco tempo, dall'ingresso in funicolare a Piazza Mercato delle Scarpe fino a Piazza Duomo e oltre verso le mura. È un percorso che ha una direzione naturale, che si lascia camminare con piacere, che non richiede orientamento né mappa. Il medievale è visibile, riconoscibile, piacevole. Il centro storico di Brescia non funziona così. Non si percorre in un'ora, non ha un percorso lineare, non si lascia riassumere in un itinerario semplice. Ha 3 piazze storiche di epoche diverse: Piazza Paolo VI, a vocazione medievale, Piazza della Loggia rinascimentale, Piazza Vittoria, razionalista, che richiedono ciascuna un diverso tipo di attenzione. Ha il quartiere del Carmine con i suoi vicoli, il complesso di Santa Giulia, il parco archeologico, il castello sul colle. Tutto è raggiungibile a piedi, ma il percorso va costruito. Se avete un giorno solo, Bergamo Alta è più gestibile. Se avete 2 giorni e volete qualcosa di più denso, Brescia vi dà di più. Il cibo. 2 tradizioni diverse. La cucina bergamasca è quella delle valli, casoncelli al burro e salvia, polenta e osei. Gli uccelletti allo spiedo sono il piatto. Il marzapane giallo con gli uccellini di cioccolato è il dolce simbolo della città. Formaggi di monte come lo stracchitunt e il branzi. È una cucina di montagna, ricca, grassa, confortante, che ha il sapore della neve e delle stalle. La cucina bresciana ha una doppia anima. Da un lato la pianura con le carni in umido, il manzo all'olio di rovato, il casoncello bresciano diverso da quello bergamasco per la pasta più sottile e per il ripieno più semplice, pane, burro e grana padano, contro il ripieno ricco di carne, amaretti e uvetta della versione bergamasca. Dall'altro il lago, con il pesce del Garda e del lago di Iseo, le anguille, i lavarelli e le sardine di lago. E poi c'è la Franciacorta, la zona vitivinicola a pochi chilometri dalla città che produce bollicine con il metodo classico paragonabili allo champagne. Bergamo non ha un'area paragonabile per notorietà e scala, pur disponendo di produzioni locali come il Valcalepio di OC. Se amate il vino e la gastronomia di territorio, Brescia ha una complessità che Bergamo non raggiunge. Se cercate la cucina di montagna autentica, Bergamo ha qualcosa di più specifico e riconoscibile. Per chi ha un solo giorno, con un solo giorno Bergamo è la scelta più soddisfacente in termini di esperienza immediata. Funicolare, Piazza Vecchia, Cappella Colleoni gratuita, Accademia Carrara, camminamento delle mura al tramonto. In 8 ore avete visto il meglio di una città bellissima in modo fluido e senza stress. Con un solo giorno Brescia richiede più selezione ma può dare esperienze che Bergamo non offre. Se scegliete il parco archeologico con la Vittoria Alata la mattina, Santa Giulia nel pomeriggio, Piazza della Loggia all'aperitivo e cena con il manzo all'olio, avete fatto una giornata di qualità altissima, ma avete saltato molto. Per chi ha un weekend, con un weekend la risposta cambia completamente. Fatele entrambe. Sono a 50 km di distanza e si raggiungono in treno in meno di mezz'ora. Un giorno a Bergamo Alta e un giorno a Brescia.
È uno dei weekend culturali più ricchi che si possano fare in Lombardia, probabilmente nel nord Italia. E paradossalmente le due città si completano a vicenda meglio di quanto i rispettivi abitanti siano disposti ad ammettere. Bergamo dà la bellezza medievale immediata e il cibo di montagna, Brescia dà la profondità storica e la complessità culturale. Bergamo e Brescia non si scelgono una volta sola, si scelgono in base a come si vuole viaggiare. Bergamo quando hai poco tempo e vuoi tornare a casa con qualcosa di compiuto, una giornata che ha funzionato, un'immagine che resta. Brescia quando sei disposto a costruire il viaggio pezzo per pezzo, a cercare, invece di trovare, a portare a casa qualcosa che non sapevi di stare cercando. La loro rivalità ha una radice semplice. Si somigliano troppo per ignorarsi e si differenziano abbastanza da non potersi sostituire. Entrambe operose, sobrie, orgogliose senza essere esibizioniste, ma con un'offerta che non si sovrappone mai davvero. Se hai un giorno solo, scegli. Se hai un weekend, smetti di scegliere. Sono a 50 km, si raggiungono in mezz'ora e insieme valgono più della somma delle loro parti.